Ciao a tutti. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Tutti i dettagli sono nel nostro video, restate con noi fino alla fine. Prima di cominciare, iscrivetevi al canale e condividete questo contenuto con chi segue il mondo dello spettacolo, ci sostenete tantissimo. Grazie di cuore. Nelle ultime ore, il nome di Özge Yağız ha dominato i feed e le conversazioni private dell'ambiente televisivo. Non per un nuovo ruolo o una premiere scintillante, ma per una scelta che ha spiazzato anche i più informati, con una frase improvvisa e disarmante: avevo bisogno di allontanarmi da Gökberk per un po', l'attrice ha chiuso la valigia e ha lasciato la Turchia in silenzio, senza annunci, senza scuse, solo un biglietto e un telefono in modalità aereo. Bastano queste parole per alimentare un mare di supposizioni sul suo legame con Gökberk Demirci, con cui da mesi circolano indiscrezioni sempre più insistenti. Negli ultimi tempi i due erano apparsi spesso negli stessi ambienti, agli stessi inviti, nello stesso raggio di sorrisi, complicità e sguardi rapidi che fanno parlare più di 1000 dichiarazioni. Tra amici in comune, eventi privati e una presenza online intrecciata, il pubblico aveva già iniziato a tracciare una storia tra le linee. Poi, il colpo di scena: Özge sceglie la distanza. Secondo le confidenze raccolte vicino a lei, la motivazione ufficiale è il ritmo frenetico di lavoro e un affaticamento emotivo che le pesava sul respiro. Ma sotto questa superficie, sussurrano le stesse voci, si nasconderebbe una frattura più sottile, cresciuta tra lei e Gökberk, fatta di incomprensioni mai gridate e parole rimaste sospese. Dove è andata? Qui scatta il gioco delle ipotesi. C'è chi giura che abbia puntato all'Europa per staccare la spina, chi parla di un viaggio legato a un'offerta professionale sorprendente. Un'amica che la conosce dai primi set, senza sbilanciarsi sulla destinazione, ci ha detto: Özge vuole semplicemente respirare. È stata investita da un vortice di impegni, e in questo momento la cosa più intelligente per lei è il silenzio. Nel frattempo, dall'altra parte della scena, gli occhi sono su Gökberk Demirci. Come l'ha presa? Secondo fonti che gli stanno accanto, l'attore avrebbe reagito con una calma sorprendente: capisco che Özge abbia bisogno di questo tempo. Quando tornerà, le cose troveranno il proprio posto, avrebbe confidato, senza teatralità, ma con quella fermezza gentile che in tanti gli riconoscono. Eppure, anche queste parole non bastano a placare la curiosità su cosa siano davvero uno per l'altra. Il post più recente di Özge sui social ha aggiunto benzina al fuoco. Una frase corta, intensa, quasi un sussurro messo nero su bianco: a volte, allontanarsi è il modo più semplice di ritrovare la strada del ritorno, e uno scatto di luce, una finestra spalancata sull'orizzonte. I commenti sono stati un fiume in piena. C'è chi l'ha letta come la fine di una storia e chi l'ha interpretata come un gesto necessario, un passaggio per crescere e fare chiarezza. Così, tra cuori spezzati virtuali e consigli non richiesti, l'attrice è riuscita a scuotere ancora una volta la cronaca di spettacolo, spostando i riflettori su un desiderio semplice, quasi antico: prendersi cura di sé. Quello di Özge è un nome che si porta dietro una scia di successo, disciplina e luce. Ma con quella luce arrivano anche le ombre, scadenze pressanti, set che iniziano prima dell'alba e finiscono quando la città dorme, copioni da imparare, sguardi sempre puntati addosso. Forse è in quel confine sottile tra pubblico e privato che è nato il suo bisogno di mettere un oceano tra sé e le aspettative. Da settimane, raccontano a bassa voce gli amici, lei e Gökberk provavano a trovare un ritmo che non li schiacciasse, ma il tempo non sempre è un alleato. Qualcuno azzarda che fossero a un passo dal mettere un'etichetta chiara al loro legame, ma prima di pronunciare quella parola hanno incontrato ostacoli che nessuno aveva previsto. Mi serve distanza, voglio guardare le cose da un'angolazione diversa, avrebbe confidato lei a un paio di persone fidate. Frasi che suonano come il preludio di una scelta non impulsiva, ma meditata. Intanto, la geografia di questo allontanamento resta un mistero. Si parla di città europee come rifugi temporanei, di un itinerario senza tag su mappe digitali. In passato Özge ha condiviso ogni spostamento con naturalezza, trasformando i viaggi in diario pubblico. Ora, invece, silenzio. Ed è proprio quel vuoto a far crescere il brusio. Dall'entourage di Gökberk, niente dichiarazioni ufficiali. Un amico,
Con prudenza, lascia trapelare un messaggio che suona come una speranza. Sì, c'erano differenze tra loro. Ma non è finita. Osge ha chiesto spazio e lui lo ha rispettato. Chi si vuole bene capisce quando fare un passo indietro. Sono parole semplici, e per questo potenti, che portano con sé l'idea che il sentimento non si misuri solo con la vicinanza, ma anche con la capacità di attendere. Le cronache, come è naturale, scandagliano i dettagli. Qualcuno giura di averla intravista in un aeroporto, altri parlano di una suite prenotata a nome di un assistente, altri ancora di un'audizione fuori confine che richiedeva discrezione. Di certo c'è che questa pausa ha la forma di una parentesi e l'eco di un bivio. La relazione con Gökberk, nutrita di sguardi non detti e protezioni reciproche, avrebbe conosciuto di recente un raffreddamento, nulla di eclatante, ma abbastanza per accendere allarmi sottili. Nel mondo di amici comuni, le interpretazioni si moltiplicano. Chi punta l'indice sulla pressione mediatica, chi sulla difficoltà di far coincidere le agende, chi su caratteri forti che hanno bisogno di accordarsi come strumenti prima di suonare insieme la stessa canzone. La frase che corre di chat in chat è sempre quella, quasi un mantra attribuito a lei: se non mi fermo, mi perdo. È una confessione vulnerabile, ma anche una dichiarazione di responsabilità verso se stessa. E mentre la stampa si interroga, un tassello successivo prende forma: non significa addio. Significa riposo. Dalla parte di Gökberk, il silenzio è scegliersi la misura. Non una rincorsa plateale, non un commento da prima pagina. Solo cenni rassicuranti a chi gli è vicino e un gesto che raccontano in molti, lo sguardo che si fa fermo quando sente pronunciare il suo nome, come a dire che ogni decisione che la riguardi merita rispetto. Sarebbe stato lui, a un amico, a dirla così: a volte, la distanza è il ponte che non sapevi di avere. Io resto qui. Intorno a questo, Osge ha regalato un altro frammento su cui i fan si sono aggrappati, cercando significati nascosti. Una foto senza volto, luce di tramonto che mangia il profilo di una collina, e una frase che vibra come una promessa: allontanarsi in silenzio per ascoltarsi meglio. Tra i commenti, la domanda ricorrente è diventata un ritornello: è un saluto o la premessa di una rinascita? E il bello, se così si può dire, è che la risposta non è scontata. Perché certe storie, prima di farsi definire, hanno bisogno di attraversare camere d'eco, di rimbalzare contro i muri del tempo. È in questo spazio sospeso che il pubblico osserva, tifa, si impiccia, si preoccupa, si entusiasma. E intanto il lavoro chiama, i copioni aspettano, le scelte maturano. Forse l'Europa per Osge è un modo di camminare senza riconoscimenti, di mescolarsi tra colori che non parlano la sua lingua. Forse invece è una proposta nuova che chiede tutela e silenzio. In ogni caso, al centro resta la stessa musica, una donna che sa quando fermarsi, un uomo che sa quando non rincorrere. Intorno, il rumore del mondo, che a volte confonde con il suo frastuono la semplicità delle cose vere. E quella semplicità dice che nessun legame serio si costruisce senza pause, senza discorsi onesti, senza la libertà di fare un giro largo prima di tornare. Qui su Celebrita dalla Turchia seguiamo la vicenda passo dopo passo, senza forzare una narrazione che ancora non vuole essere scritta fino in fondo. Se c'è una cosa che questa storia ci insegna è che l'amore adulto ha il passo delle scelte tranquille. Osge ha scelto il silenzio per ritrovare la propria voce. Gökberk, la pazienza per tenere il posto. Il resto, ce lo dirà il tempo, tra un rientro in aeroporto e un copione aperto sul tavolo. E quando il sipario si riaprirà, qualunque sia la scena, la racconteremo qui, con la stessa cura. Per ora, ci fermiamo a questo, con un ultimo invito: iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e condividete questo video con chi vive di storie come queste. A presto, da Celebrita dalla Turchia.